Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta dell'appeso. Amici dello Scorpione, può essere un momento di riflessione, un momento dove si riesce a vedere un'altra faccia della medaglia, un altro lato della realtà, però è anche vero che può essere un momento un po' lento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, numero di telefono, link alla pagina web, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un fante di pentacoli, 7 di bastoni, amanti, imperatrice, 7 di coppe, 9 di spade e 5 di bastoni. Bene ragazzi, questa è la vostra energia durante la seconda parte di aprile e se siete single potete fermarvi con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona interesse indipendentemente dal tipo di legame che ci sia, che siate conoscenti, fidanzati, amanti o in una relazione indefinita, ok? Bene, partiamo con la vostra energia. Andiamo con questo fante di pentacoli matto. C'è qualche cosa di nuovo che inizia qui, Vi dico che potrebbe già essere una persona nuova che potreste conoscere a metà aprile. 2 di spade, dipende sempre un po' poi dalla decade in cui siete nati, ragazzi. Allora, sento che farete, vi butterete un pochettino, secondo me, nella conoscenza con questa persona. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, il 7, scusate, di bastoni. Allora abbiamo 8 di coppe, sacerdotessa. Sì, c'è la voglia di conoscere questa persona. Vi dico, normalmente quando c'è il matto può essere una storia completa, su 3 livelli. Magari inizia come una storiella, però ho anche poi la sensazione che, non lo so, c'è come qualche cos'altro che cercate. Può essere che la persona sia un po', come vi posso dire, un po' troppo volatile. Andiamo a vedere gli amanti. Re di pentacoli, 4 di bastoni, 6 di coppe e stella. Wow! Io sento che qualcuno sta aspettando il sogno, sta aspettando il grande amore, sta aspettando l'anima gemella, ragazzi. Ed è come se questa persona probabilmente non incarnasse molto questa vostra idea. Cioè, ho come la sensazione che potrebbe essere un po' troppo acerba come personaggio. Potrebbe essere da un punto di vista materiale, perché magari non ha una situazione economica stabile.
potrebbe essere da un punto di vista emotivo, perché magari è una persona che non ha un'intelligenza emotiva sviluppata. Potrebbe essere da un punto di vista degli obiettivi, magari non sono gli obiettivi comuni, cioè non collimano. Andiamo a vedere l'imperatrice. Re di coppe. E fante di spade. Sì, secondo me la maturità emotiva è uno dei punti che cercate in un'altra persona, qualcuno di sano, insomma. Tenete presente che avete anche un fante di spade e ho come l'idea che abbiate bisogno in qualche modo di sentirvi protetti con questa persona e invece non vi dà tutta questa sicurezza che voi vorreste in un o una partner. Andiamo a vedere il 7 di coppe. 9 di spade. 3 di pentacoli. Io credo che il vostro timore, il vostro dubbio sia se questa persona ha realmente voglia di costruire in questo momento della sua vita oppure no. Perché secondo me, allora, per qualcuno potrebbe essere più giovane di voi e da qui la domanda, magari voi siete già in un momento dove avete finito di divertirvi, siete più calmi, volete tranquillizzarvi, volete mettere su famiglia o semplicemente trovare un partner, mentre l'altra persona potrebbe essere ancora in una fase acuta di divertimento, di godersi la vita, o magari semplicemente una persona focalizzata sulla sua carriera e quindi di convivenze o cose per lo stile non ne vuole sapere. Cioè, nel senso, è una di quelle persone che sta cercando una storia leggera, per capirci. Andiamo a vedere il 9 di spade. Cavaliere di spade e regina di pentacoli. Io credo che questa persona vi ricordi qualcuno che già avete frequentato e c'è come un timore, perché il 9 di spade ce l'avete 2 volte, c'è come una sorta di timore sul tipo di promesse che può fare l'altra persona, sul tipo di discorsi o come cioè ho la sensazione che vi sembri immatura questa persona, che non vi convinca tanto. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Ok, 9 di coppe, 2 di coppe. Devo dire che secondo me darete comunque una possibilità, un'opportunità a questa conoscenza perlomeno, anche se non è esattamente il prototipo di persona, di ideale che voi avete, però è come se vi facesse star bene, comunque fosse una bella compagnia. Vi dico, in realtà è pulita, come persona, magari non è la persona della vostra vita, però potrebbe essere un momento, diciamo, di piacevole compagnia. Va bene, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, quindi qui si suppone che vi stiate già frequentando o perlomeno vi siate già messi gli occhi addosso. Re di pentacoli, 6 di bastoni, 7 di coppe che avete anche voi, 8 di bastoni, regina di spade, 2 di pentacoli, cavaliere di coppe e 6 di coppe. Ok, allora partiamo da questo re di denari. Per quanto questa persona a voi possa sembrare inconsistente, questa persona ha un re di denari, quindi secondo me è più di quello che appare. Andiamo a vedere.
Asso di coppe. E 7 di bastoni. Io credo che stia difendendo se stesso, i propri spazi, anche il proprio amore per sé. Diciamo che c'è un asso di coppe, quindi mi fa ben sperare perché sento come un'apertura, una predisposizione da parte di questa persona nei vostri confronti. Andiamo a vedere 6 di bastoni, perché qui la sensazione è che Fante di coppe e 6 di pentacoli, che voglia un po' gestire la situazione, mi viene da dire, come se volesse dirigere i tempi della relazione, le modalità in cui ci si vede, se volesse, diciamo così, consigliarvi su che cosa c'è da fare o su che movimenti affrontare, che temi sì e che temi no. Non la sento molto in equilibrio, sinceramente, anche perché voi cercate altro. Io credo che questa persona vi blocchi un po', infatti c'è anche un 8 di bastoni qua, al contrario. Vi blocchi un po' nel parlare, no, di queste cose troppo presto, parlarne, vediamo più avanti. Però più avanti poi passano i mesi e questi temi non si affrontano mai. Io sento che se per caso è un po' che conoscete questa persona, con questo 7 di bastoni al contrario, vi siete un po' arresi. È per quello che secondo me non rispecchia il vostro prototipo o il vostro ideale o è come se vi mancasse qualcosa in questa relazione. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Fante di bastoni. E 9 di coppe. Sento che ci sono come degli ideali, un potenziale di sogno, perché qua lui o lei ha il 9 di coppe e qui voi avete la stella. C'è comunque un qualche tipo di cosa nell'aria, ma sento che non se ne parla. Vi dico, secondo me certi argomenti vengono bloccati in questo periodo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 4 di spade e regina di pentacoli. Allora, potrebbero essere dei temi che riguardano i figli, tipo se volete figli, tipo io voglio figli, tu li vuoi, oppure io non ne voglio, tu ne vuoi, perché quella è una cosa molto importante comunque da sapere inizio relazione, se insomma si cerca di creare qualche cosa di duraturo, no? Perché poi passano gli anni e uno si rende conto che no, forse non volevamo le stesse cose. Andiamo a vedere la regina di spade. 2 di spade. E appeso. Ragazzi, ci sono dei dubbi da parte di questa persona. Potrebbe prendersi un momento, ma infatti la linea generale qui è l'appeso. Stavo guardando, perché qui avete re e regina di pentacoli e qui c'è re e regina di pentacoli, effettivamente. Però con questa regina di spade non vi nego, perché qui c'è anche un 2 di spade, che questa persona potrebbe avere qualcun altro o potrebbe incontrare qualcun altro in corso d'opera, cioè nel senso in questo periodo. Difatti qui abbiamo 2 di spade e 2 di denari, andiamo a vederlo. 7 di coppe, come se prendesse tempo nell'ultima parte del mese, nell'ultima settimana, potrebbe essere, o negli ultimi giorni. E 3 di coppe. Ragazzi, potrebbe entrare una terza energia. Sì,
da parte di questa persona. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Allora, vi dico, secondo me, 5 di spade e 9 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 6 di coppe. Cavaliere di coppe e 10 di coppe. Girati al contrario, vorrei farvi notare. Vi dico, secondo me, nella seconda parte del mese questa persona potrebbe o conoscere o reincontrare una persona del suo passato e potrebbe doversi trovare a dover fare una scelta. Per qualche tempo, per un periodo, potrebbe anche magari parlare con entrambe, frequentare entrambe. Diciamo che sicuramente qualche appuntamento potrebbe esserci, perché 2 di spade, 2 di pentacoli, 3 di coppe. Sento che voi verrete messe in stand-by o messi in stand-by, però qui alla fine c'è un'offerta. C'è una bella offerta. Allora, siccome voi avete il 2 di coppe, mi viene proprio da dire che potreste essere voi quelli scelti, perché qui abbiamo verso questa energia che potrebbe essere del passato o che potrebbe essere una relazione lunga che ha avuto questa persona che potrebbe tornare, e qui non c'è nessun tipo di offerta, nessun tipo di costruzione. Ora, se siete voi quelli del passato, nel senso che magari siete in separazione e questa persona sta frequentando qualcun altro e vi dico, qui è forte il fatto che arrivi un'offerta a voi. Può anche essere che non sia il ricominciamo da dove abbiamo lasciato, può essere il vediamoci ogni tanto magari. È come se ci fosse la voglia di vedersi senza il crearsi necessariamente aspettative, perché qui ognuno ha le proprie. Ognuno ha la propria idea, ognuno ha i propri trip, le proprie illusioni, e non si parla in modo chiaro, in modo schietto di quello che si vuole. E poi sì, comunque ci potrebbe essere quest'altra persona per la vostra persona di interesse che entra effettivamente. Vi dico, con il 5 di bastoni vi farete sentire in questo periodo. Potreste essere voi a, diciamo, dover prendere un po' in mano le redini del gioco e a stringere un po' i tempi. Vi dico, qui c'è un 9 di pentacoli. Ora, secondo me la persona ha voglia di vedervi, ha voglia di conoscervi, però la sensazione è che non abbia voglia di compromettersi, e qua mi viene di nuovo fuori perché c'è il 9 di pentacoli che è la carta del single. Quindi, ragazzi, è un periodo di riflessioni. Cercate di capire se quella persona vale così tanto la pena da aspettare che si schiarisca le idee, oppure se voi meritate di meglio, se meritate di più, se meritate di essere visti, di essere ehm, amati per chi siete. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Ragazzi, qui parla di una separazione, di qualcuno che è triste, sentimenti persi, parla di lutto, e che può essere un tema di fiducia qui, può essere un tema di fiducia. Guardate, sento che con questo appeso dovrete accettare qualche tipo di situazione, perché potrebbe anche essere una di quelle situazioni dove la persona ha comunque, volente o nolente, qualche ex, magari una ex moglie con la quale ci sono dei figli o marito, io parlo sempre per ambedue,
dove ci sono i figli da gestire, quindi c'è comunque questa interferenza di questa terza persona. E, e quindi è come se potessero cambiare gli equilibri in base a questo oracolo. Io in realtà non lo sento tanto qui, però conoscersi, probabilmente è anche per quello che c'è l'appeso, c'è bisogno di andare un pochettino più a fondo l'uno dell'altra. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. C'è qualcosa che non viene a galla qua con questo 8 di bastoni. Diciamo che secondo me si può migliorare la comunicazione tra di voi. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra iscrizione o con la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, basta scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma tenete presente che lo stesso lavoro potete anche farlo come autodidatti, semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, ma ci sono anche tanti altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma, è tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazione professionale e personale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico di numero. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!